buongiorno a tutti. Oddio, sono un po' emozionata. Comunque, oggi io sono qua perché vi voglio parlare delle mie origini. Le mie origini sono state lente. Io mi ricordo che a 5 anni fissavo il foglio, mi perdevo e poi tornavo normale. Scrivevo, mi perdevo e poi tornavo normale. E questo mi capitava più e più volte al giorno. Spesso mi sentivo dire «Stai attenta, mi segui?» Ed effettivamente avevano ragione. Io per prima pensavo di essere distratta, solo che continuava. La mia fortuna, però, è stata trovare delle maestre che avevano capito che c'era qualcosa che non andava. E a questo punto le mie origini hanno preso una piega diversa. Io soffrivo di epilessia con assenza. Tutti bene o male conosciamo l'epilessia nelle sue forme più classiche, ovvero con le convulsioni e con le scosse tonico-cloniche. Però riconoscere l'epilessia nelle sue forme meno eclatanti, come l'epilessia con assenza o piccolo male, è un pochino più difficile. In questo caso le crisi sono caratterizzate da sospensioni della coscienza. Colpisce il bambino in un'età molto piccola, intorno ai 5 anni, e rimane come imbambolato, con lo sguardo perso nel vuoto. Se durante queste crisi lui viene chiamato, non risponde. E se gli viene chiesto a cosa stesse pensando, lui non se lo ricorda. Lo sviluppo neurologico in un bambino con epilessia con assenza è assolutamente normale. Sono solamente questi brevi attimi di assenza che possono far scattare un campanello d'allarme nei genitori e negli insegnanti. Ora vi voglio far vedere una foto. Questo, quello che vedete qua, è un elettroencefalogramma, è il mio elettroencefalogramma. Queste onde qua, queste un pochino più grandi, erano momenti in cui il mio cervello si spegneva. Pensate quanto può essere difficile per un bambino con epilessia, con assenza, seguire la lezione in un'età così piccola, stare attento ed imparare. Immaginatevi un bambino che fa un dettato e la maestra detta e lui scrive. Ogni tanto magari salta una lettera, poi una parola e magari alla fine ci prende anche un brutto voto. Spesso questo disturbo non viene identificato e quindi il bambino viene etichettato come uno con la testa tra le nuvole, un po' svogliato e disattento. Perché ho deciso di raccontarvi questa storia? Perché io sono stata fortunata, è stato identificato il problema e sono guarita. Ma per molti bambini non è così. Molti vivono la loro vita al di sotto delle loro potenzialità, precludendosi opportunità di studio e di lavoro, solo perché nessuno si è accorto quale fosse il problema. A volte mi chiedo che cosa sarebbe stato di me se non mi fossi fatta curare. Chi lo sa, magari non avrei fatto le superiori, sì, sicuramente, con un po' di difficoltà. Magari non avrei fatto l'università, oppure non mi sarei laureata. O magari non avrei fatto l'anno all'estero in Costa Rica. Questa è una foto di me e dei miei compagni di classe l'ultimo giorno di scuola. È stata un'esperienza bellissima. Pensate a quanto mi sarei persa perché convinta di non poterlo fare, di non essere all'altezza o che non facesse per me. Ora vi faccio vedere un'altra foto, questa qui, questa è la mia famiglia e questi sono i miei genitori. Per un genitore, ammettere che il proprio figlio nasca un pochino più lento rispetto agli altri è difficile. E ovviamente colpendo il bambino in un'età così piccola coinvolge anche tutta la famiglia. E nel mio caso, aver avuto 2 genitori attenti, molto pazienti e attivi ha fatto sì che io risolvessi. Prima vi dicevo quanto può essere difficile per un bambino con epilessia, con assenza, stare attento in classe ed imparare. Le elementari per me non sono state un periodo semplice, ero sempre un pochino indietro nell'apprendimento, ero sempre un pochino più lenta rispetto agli altri. Ma i miei genitori hanno fatto in modo che io non mi sentissi mai in difetto. Ecco, io nella mia vita non mi sono mai sentita da meno. Poi, se proprio devo dirla tutta, non è che me la sia passata tanto male, perché ogni volta che mi portavano a fare un esame o a fare un accertamento in ospedale, dopo facevamo tappa al McDonald's o a fare colazione al bar. Quindi, se proprio devo dire la verità, io non mi sono accorta mai di nulla e me la sono vissuta proprio bene. Però molti genitori non sanno da dove partire, quindi io vi dico che la diagnosi è molto semplice. Consiste in un elettroencefalogramma, un esame assolutamente non invasivo. E la cura è altrettanto semplice. Basta assumere dei farmaci per un periodo e nella maggior parte dei casi, come è successo a me, si guarisce. Ora però mi voglio rivolgere
A te, che come me sei nato con un'origine un pochino più lenta rispetto agli altri. La vita a volte ti mette davanti a delle situazioni difficili, ma bisogna reagire. Bisogna circondarsi delle persone giuste, farsi coraggio e a piccoli passi, piano piano, da lento si può diventare veloce. E in alcuni casi anche un po' più veloce rispetto agli altri. Bisogna trasformare una debolezza in un punto di forza. Soprattutto, ricordati che non sei solo. Non lo sono stata io, ma di certo non lo sarai neanche tu. Grazie. Grazie mille.